Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche per amore e passioni di ottobre 2025. Abbiamo la carta del matto, amici dell'Ariete. È un periodo di nuovi inizi. Quando c'è il matto si può anche parlare di nuove storie, nuove relazioni, o potrebbe essere un inizio all'interno di una relazione. Tenete presente che è anche una carta che parla di bambini. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, c'è il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarot intuitivi e sto pubblicando in questo momento un corso gratuito di numerologia. Vi ricordo anche che sono già aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi che si terrà a gennaio 2026. Bene, allora partiamo con un 2 di bastoni, ragazzi. Quindi può essere che a inizio mese ci sia come una sorta di indecisione. Abbiamo la carta del mondo, un asso di spade, abbiamo un 9 di spade, un re di pentacoli, abbiamo la carta della temperanza, un 10 di coppe, e la carta della morte, che in questo mazzo viene chiamata la trasformazione. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento generale del mese, dopodiché andiamo a vedere ehm, i vari casi, quindi single, non single, coppie durature, coppie clandestine, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partendo da questo 2 di bastoni, devo dire che c'è come una sorta di incertezza all'inizio del mese. C'è come la volontà di andare oltre, di avere di più, però dall'altro lato si è attaccati alla realtà che state vivendo. Allora abbiamo un re di bastoni e un cavaliere di spade. Potrebbero essere due persone effettivamente, come se ci fosse una sorta di indecisione su due persone, oppure se non è quello il vostro caso, il punto è vado avanti con questa persona o resto così come sono? Andiamo a vedere il mondo. Due di bastoni. Cinque di bastoni e luna. Potrebbe esserci come l'indecisione sul se concludere o no un capitolo.
Vi dirò che con la carta della luna potrebbe esserci qualche questione che fa riferimento al passato, qualche dubbio, appunto, qualche sorta di pensiero, inerente a quello che è già successo. Magari non è detto che sia successo con questa persona, ma è successo con qualcun altro e questa persona vi ricorda questo qualcun altro, potrebbe anche essere così. Per qualcuno questo mondo può rappresentare uno spostamento, un viaggio, una gita fuori porta, un trasferimento, anche se lo sento più come un viaggio, diciamo di breve durata, tipo un fine settimana. Andiamo a vedere l'asso di spade spiegato da un 7 di spade e da un 6 di bastoni. Allora, sento come se ci fosse affinità a livello mentale con questa persona, o perlomeno con questo asso di spade, credo che si affrontino determinati problemi, determinate, magari non sono problemi, sono semplicemente temi di cui volete parlare, però ho come la sensazione che non è oro tutto quello che luccica, perché dietro un asso di spade, che è la verità che viene a galla, abbiamo un 7 di spade, che invece sono le bugie. Quindi io ho la sensazione che qualcuno ve la racconterà un pochettino nel mese di ottobre, o sarete voi a raccontarla a qualcun altro, oppure a raccontarla a voi stessi. Mm? Cioè del tipo, ma mi ha detto così, senza, diciamo, renderci conto che sì, ha detto che avrebbe fatto così, però poi la realtà è che ha fatto altro. Quindi quello che dice perde di valore, è come se fosse una bugia. Non è una bugia nel senso di nascondere qualche cosa, è una bugia nel senso che è come se fosse una persona che non riesce a mantenere quello che dice. Andiamo a vedere il 9 di spade. 4 di bastoni, fante di pentacoli e imperatrice. Devo andare a vedere anche il re di pentacoli. Asso di bastoni, asso di pentacoli e 9 di bastoni. Io credo che questa chiacchiera che potrebbe venire fuori con questo asso di spade, indipendentemente se siete single o no, ragazzi, perché adesso vi faccio uno spoiler, se siete single, avendo queste due figure inizio mese, vi dico che è facile che potreste incontrare qualcuno, però al di là di questo sento che, perché qui abbiamo due assi, però uno dei due è girato a testa in giù, è come se ci fosse un inizio un po' zoppicante, questo è un terzo asso e questo è il matto, che comunque è una carta di inizio, però io ho come la sensazione che ci sia qualche tema legato ai figli, legato al creiamo una famiglia o non possiamo creare una famiglia o un qualche cosa di questo genere potrebbe essere. E non lo vedo tanto come una cosa negativa perché sono sicura che qualcuno di voi si sorprenderà quando il o la partner dirà ma io non voglio figli oppure io ho già figli, non ne voglio più. C'è qualche tema qui legato ai figli. Se non sono i figli potrebbe essere il progetto di una casa, per esempio. Cioè il fatto di dire voglio comprarmi casa o voglio creare famiglia e finalmente riuscire a comprare la casa dei nostri sogni. C'è come qualche tema, mi viene da dire, che ridonda dal passato, eh. Andiamo a vedere la temperanza. Un altro asso, ragazzi. Giudizio, asso di coppe e fante di bastoni. Qui, secondo me, si deve portare come in equilibrio quello che sono le chiacchiere con quello che è l'azione, con quello che è l'amore. Avete quattro assi, 1, 2, 3, 4. Quindi o sì, qualche cosa di nuovo inizia. Avete anche la morte alla fine, quindi per forza qualche cosa di nuovo deve iniziare o si deve trasformare. La sensazione è che dobbiate, per diciamo così, consolidare questa relazione, è che dobbiate essere un po' più pratici, un po' più
Non c'è la regina di bastoni, ma mi viene da dire seduttivi. Cioè è come se la componente fisica potesse essere migliorata, non dico proprio la camera da letto, però quello che viene prima, no? Cioè nel senso i giochi, il flirt, la chimica. Secondo me potrebbe essere migliorata quella parte lì, perché la parte mentale, vi dico, scorre abbastanza bene, però aggiungendo quel qualche cosa in più nella parte fisica, anche la parte emotiva, secondo me, ha probabilità di svilupparsi. Vi dico, c'è un asso di coppe, è una carta che parla di innamoramento, quindi vedi che poi c'è un 10, anzi adesso andiamo a vederlo, il 10 di coppe che è la carta proprio dell'unione felice. Re di pentacoli che avete già qui e cavaliere di bastoni. Quindi secondo me ragazzi inizia un periodo, una fase decisamente positiva. Andiamo a vedere la morte. 2 di coppe e la torre. C'è come una trasformazione degli equilibri, devo dire. Tenete presente che quando c'è la torre si rompono alcuni schemi che sono stati validi fino ad adesso. Secondo me è lo schema della coppia, vedendo anche questo 2 di coppe al contrario. Cioè è come se fino ad adesso abbiate avuto una certa idea di coppia, vi faccio un esempio come un altro, quando si è in coppia il sabato sera bisogna uscire sempre insieme, oppure devo sentire l'altra persona che intenzioni ha prima di dire di sì magari alle mie amiche. Ecco, queste strutture mentali, secondo me, verranno abbandonate. Si tratta come di trovare un nuovo affiatamento con la vostra persona di interesse, un nuovo modo di vivere la relazione. E vi dico, manca un po' di cispa, come si dice in italiano? Di scintilla. E con questo matto è come se ci fosse bisogno di dare un po' di grinta, un po' di verve, un po' di gioia, un po' di gioco anche alla situazione. Allora, andiamo a vedere settore per settore, cioè scusate, caso per caso. Partiamo dai single. Devo dire che per i single è un buon periodo. Ragazzi, ci sono varie persone che potrebbero avvicinarsi a voi. Credo che sarete attratti da una in particolare che potrebbe essere lontana da voi, addirittura potrebbe essere straniera. Non dico che potrebbe risiedere all'estero, però perlomeno essere straniera sì. E vi dico, secondo me potrebbe nascere qualcosa di veramente interessante, sia a livello fisico che a livello proprio emotivo. Cioè io ho come la sensazione che durante il mese di ottobre qualche cosa vi sciolga, ok? E anche qui il fatto che la persona magari sia di una cultura diversa, di un paese diverso, il ceto sociale non lo vedo tanto, è più una questione culturale, secondo me. Comunque il fatto che questa persona sia così diversa da voi farà sì che romperete certi schemi, che sono gli schemi con i quali avete vissuto fino ad adesso. Tenete presente che non sarà così immediato il fatto che vi rendiate conto di, primo, di esservi innamorati, secondo, del cambiamento. Però vi dico, secondo me è una bella storia che può sviluppare in qualche cosa di molto positivo. Ehm, Potrebbero essere anche due persone, come vi dicevo all'inizio, però secondo me una sola sarà quella più grande di età, sarà quella che vi convincerà di più, mettiamola così. Per le persone che sono in una relazione da un po' di tempo, una relazione stabile, devo dire che anche per voi le cose andranno molto bene. Si tratta di, anche per voi, ritrovare un pochettino la scintilla, ritrovare l'equilibrio, potreste organizzare un viaggetto, potreste organizzare come dei giochi familiari piuttosto che di coppia.
Non devono essere necessariamente giochi spinti, cioè giochi del tipo, non lo so, ehm, anche con gli amici, ci sono i giochi dei bigliettini che sono carini, cioè è come se avessi bisogno di smuovere, ecco, le cose a livello di coppia, ma vi dico che tutto sommato le cose andranno veramente a gonfie vele, ragazzi. Cioè, vi vedo sereni, vi vedo tranquilli, nonostante questo 9 di spade che mi parla delle preoccupazioni, delle cose passate, io ho la sensazione che tutto sommato sarà un mese dove potrete gioire della coppia, della vostra relazione, del tempo passato insieme, di quello che farete insieme, degli hobby coltivati insieme. Se parliamo delle persone che sono in relazioni complicate piuttosto che clandestine, ecco, forse voi siete il gruppo che se la passa un po' peggio. Nel senso che potrebbero venire fuori effettivamente delle cose con questo asso di spade e il 7 di spade. Io ho l'idea che non perdonerete o comunque vi attaccherete all'orecchio queste bugie o comunque queste cose, questi torti che subirete, ve li attaccherete parecchio all'orecchio. E vi dico, considerato anche come termina la lettura, ehm, secondo me ottobre può essere un buon mese o per cambiare le regole del gioco o per cambiare direttamente la coppia, la persona con la quale vi frequentate. Io vi dicevo che all'inizio qua ci sono due figure, quindi non nego che per nessuno dei tre gruppi, aspettate che forse l'italiano l'ho lasciato a casa, non vi nego che per i tre gruppi potrebbe esserci come un qualche personaggio aggiuntivo alla coppia. Nel caso delle persone che sono in queste relazioni clandestine non ben definite, vi dico che alla fine di ottobre scusate, potreste decidere di interrompere le comunicazioni con uno di questi due personaggi. Mm? Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cos'altro vi dicono. Ok, il cuore che sta guarendo. Wow! Amore, accettazione e romanzo, come se fosse una storia, mettiamola così. Bellissima questa carta, è un cuore d'oro, ragazzi. Qui abbiamo un bellissimo asso di coppe. E devo dire che secondo me sì, state guarendo il cuore, sì, si sta come riempiendo di amore, o perlomeno ottobre è un buon periodo perché succeda. E poi abbiamo la carta numero 28 che parla dei nostri avi e vi parla di connessioni storiche e di, come si dice, proposito di vita. Può essere che qualcuno, e qui vi rimando un po' alle costellazioni familiari, abbia come delle lealtà familiari e senta come di dover portare avanti magari il proposito di famiglia. Vi faccio un esempio: avete avuto dei genitori che hanno vissuto 70 anni di matrimonio insieme nonostante tutti i problemi e la mamma e il papà vi dicevano una volta che ti sposi devi fino alla morte, e quindi c'è come quest'idea di martirio nei confronti del matrimonio per lealtà familiare, cioè mamma e papà sono rimasti insieme nonostante tutti i problemi che hanno avuto, devo farlo anch'io. Questa è come se fosse una lealtà familiare, in un certo senso. Quindi fate attenzione a non portare avanti certi passi della vostra vita solo perché qualcun altro prima di voi l'ha fatto, solo perché mamma o papà ve l'hanno detto, insomma. O perché nella vostra comunità, nella vostra famiglia, magari non è ben visto il divorzio, o non lo so, sono esempi in realtà. Vi dico, non credo che sia proprio. Beh, qui effettivamente abbiamo morte e torre, però siccome abbiamo questa guarigione del cuore, io credo che sarà prima un. Eccolo qua il giudizio. Sarà prima un rendersi conto di quello che non va per poi cambiarlo, trasformarlo,
facciamo cadere, diciamo, le vecchie strutture obsolete che non servono più, quelle dei nostri avi, e si crea come un nuovo equilibrio. Qui abbiamo perdona e impara. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Quindi si tratta di o perdonare voi stessi o perdonare una vecchia coppia, un vecchio partner magari, che vi ha segnato e che vi ha lasciato qualche strascico, o ragazzi si tratta anche di perdonare se stessi, quando ci martoriamo, perché ho fatto quello, perché ho deciso così, non me lo posso perdonare, no, no, me lo perdono, perché in quel momento di vita avevo un certo tipo, un certo grado di consapevolezza e quando ho fatto quella scelta io l'ho fatta perché pensavo di essere nel giusto. Se avessi saputo che la scelta non era corretta, magari non l'avreste neanche fatta, no? Quindi anche noi stessi bisogna imparare a perdonare. Va bene, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn, vediamo che cosa vi vogliono ancora dire, che messaggio vi vogliono lasciare. 2 messaggi. Il modo in cui cominci la giornata è così importante. Fai che nel tuo cuore ci sia un canto di lode e di gratitudine e la consapevolezza del mio amore e della mia abbondanza senza limiti, sapendo che c'è un tempo per ogni cosa che deve essere compiuta e che dipende da te come impiegare questo tempo. Lascia che sia io a guidarti per tutto il giorno, rimetti ogni cosa nelle mie mani. Te stesso, il tuo lavoro, le tue vicende, i tuoi interessi, le tue attività e lascia che io lavori attraverso te, attraverso di te. E poi abbiamo, c'è un tempo per ogni cosa, puoi cercare di impedire che avvengano i mutamenti perché ti senti al sicuro e al riparo lì dove sei e preferiresti rimanere entro i confini di ciò che conosci piuttosto che muovere un passo nell'ignoto. Ma entro quei confini soffocherai e morirai. Quindi cambia, continua a cambiare. Io sono con te sempre. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail, magari mettetemi nell'oggetto credenze limitanti. Io poi vi rimando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise sia per settore, amore, soldi, lavoro e via dicendo, ma anche per chakra, ovvero noi incameriamo nel nostro subconscio certe credenze limitanti mano a mano che cresciamo e mano a mano che subiamo traumi nei nostri chakra. Comunque, nella sezione degli abbonati spiego veramente tutto in modo molto dettagliato, in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per aiutare a ripulire un po' il campo energetico. Date un'occhiata ai titoli dei video ragazzi, sono quelli con le copertine lilla, sono 4 playlist e andrebbero viste in ordine di numero. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!